Ciao a tutti e ben ritrovati! Oggi vedremo la seconda parte per realizzare il nostro zero. Buon Halloween! Andiamo a realizzare le orecchie, ne realizzeremo 2. Iniziamo facendo un anello magico con 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nel secondo giro andiamo a realizzare 6 aumenti, 2 punti in ciascun punto. E vado a segnare con il marcapunti per un totale di 12 punti bassi. Nel giro numero 3 andiamo a realizzare un aumento e un punto basso. Un aumento e nel punto successivo vado a fare un punto basso per un totale di 18 punti. Nel giro numero 4 non andremo a realizzare aumenti, ma lavoreremo un punto basso in ciascun punto basso sottostante per un totale di 18 punti bassi. Abbiamo terminato il quarto giro. Adesso nel quinto giro andremo a realizzare una diminuzione e un punto basso. E ripetiamo questa sequenza fino ad arrivare nuovamente al marcapunti per un totale di 12 punti bassi. Adesso dal giro numero 6 al giro numero 9 non andremo a lavorare aumenti, ma lavoreremo un punto in ciascun punto basso sottostante per un totale di 12 punti. Iniziamo insieme il sesto giro e ci vediamo alla fine del nono. Abbiamo terminato il nono giro con 12 punti bassi ed abbiamo eseguito un punto in ciascun punto basso sottostante. Adesso nel giro 10 andiamo a realizzare una diminuzione e 2 punti bassi. Una diminuzione, vado nel punto successivo, faccio un punto basso, vado nell'altro e faccio un altro punto basso. Una diminuzione e 2 punti bassi. Continuo così fino ad arrivare nuovamente al marcapunti ed avrò un totale di 9 punti bassi. Siamo arrivati alla fine del decimo giro con un totale di 9 punti bassi. Adesso dall'11° al 14° non ci saranno né più aumenti né più diminuzioni, ma andremo a lavorare i punti così come si presentano. Iniziamo facendo il primo punto del giro 11, il secondo, il terzo e continuiamo così fino ad arrivare nuovamente al marcapunti e fino al 14° giro. Siamo arrivati alla fine del 14° giro. L'orecchio è terminato, quindi possiamo tagliare il filo e togliere il marcapunti. Chiudiamo con una maglia bassissima nella catenella successiva in questo modo e tagliamo il filo. Lasciatelo sempre più lungo perché vi servirà per cucire le orecchie alla testa del nostro zero. Per realizzare il corpo faremo un anello magico con 6 punti bassi
1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nel secondo giro andrò a realizzare 6 aumenti, 2 punti bassi in ciascun punto basso sottostante. Nel terzo giro adesso vado a fare un aumento e un punto basso per un totale di 18 punti. 1, segno con il marcapunti, un punto nello stesso punto e nel punto successivo vado a fare un punto basso. Nel punto seguente faccio un aumento e nel punto successivo ancora vado a fare un punto basso e continuo così fino ad arrivare nuovamente al marcapunti. Adesso andremo a realizzare il quarto giro facendo un aumento e 2 punti bassi per un totale di 24 punti. Ho fatto il primo, metto il marcapunti, entro nello stesso punto e faccio un altro punto basso, entro nel secondo punto e faccio una maglia bassa, entro nel terzo punto e faccio un'altra maglia bassa. Un aumento e 2 maglie basse. Io continuo così fino ad arrivare nuovamente al marcapunti. Siamo arrivati alla fine del quarto giro. Adesso nel quinto andremo a fare un aumento e 3 punti bassi per un totale di 30 punti bassi. Ho fatto il primo punto, lo vado a segnare con il marcapunti, rientro nello stesso punto e faccio un aumento, vado nel punto successivo e faccio un punto basso, entro nel punto successivo ancora e faccio un altro punto basso e nel punto successivo ancora vado a fare un terzo punto basso. Un aumento e 3 punti bassi. Io continuo e ci rivediamo alla fine del giro. Abbiamo terminato il giro numero 5 facendo un aumento e 3 punti bassi per un totale di 30 punti bassi. Adesso andiamo a realizzare il giro numero 6 facendo un aumento e 4 punti bassi per un totale di 36 punti. Segno sempre il primo punto con il marcapunti e adesso andiamo a fare un aumento e 4 punti bassi. 1, 2, 3, 4 e un aumento. E nei 2 punti successivi vado a fare 2 punti bassi. Continuo questa sequenza fino ad arrivare nuovamente al marcapunti. Abbiamo terminato il sesto giro facendo un aumento e 4 punti bassi. Adesso nel giro numero 7 andremo a realizzare un aumento e 5 punti bassi per un totale di 42 punti. E ripetiamo questa sequenza di un aumento e 5 punti bassi fino ad arrivare nuovamente al marcapunti per un totale di 42 punti bassi. Abbiamo terminato il settimo giro, adesso per 5 giri dall'8° al 12° lavoreremo i punti così come si presentano, in totale 42 punti, un punto in ciascun punto basso sottostante.
Tolgo il marcapunti, faccio il primo, rimetto il mio marcapunti, il secondo, 3, 4, 5, io continuo e ci vediamo nuovamente alla fine del 12° giro. Eccoci qui che siamo arrivati alla fine del 12° giro, adesso andremo a realizzare il 13° leggermente diverso dagli altri giri, infatti faremo 2 aumenti di maglie alte in ogni maglia bassa sottostante, sì avete capito bene, maglie alte. Il 13° giro sarà anche l'ultimo del corpo del nostro 0, ho realizzato il primo aumento. Vado a segnare la prima maglia alta con il marcapunti, entro nel secondo punto e vado a fare il mio secondo aumento di maglie alte. In questo giro avremo un totale di 84 maglie alte. Io continuo e ci vediamo alla fine del giro. Eccoci arrivati alla fine del 13° giro. E lo abbiamo realizzato facendo un aumento di maglie alte in ogni singolo punto basso sottostante. Adesso, siccome è l'ultimo giro, tolgo il marcapunti, vado a chiudere con una maglia bassissima, in questo modo. Faccio la catenella di sicurezza e vado a tagliare il filo. Ora non ci resta che assemblare. Andiamo adesso ad assemblare le orecchie. Il consiglio che mi sento di darvi è quello di utilizzare degli spilli per posizionare le orecchie e per vedere più o meno se sono alla stessa distanza tra di loro, per poi procedere con la cucitura vera e propria. Ho posizionato il primo orecchio al giro 23. Adesso cucio definitivamente il secondo in corrispondenza del primo orecchio, quindi rimanendo sempre al giro 23. Dipende anche un po' da voi se volete posizionarle esattamente al giro 23 o se volete metterle leggermente più su o leggermente più giù. Ho realizzato il naso facendo un anello magico con 6 punti bassi e nel secondo giro ho fatto altri 6 punti bassi, chiusi con una maglia bassissima. Vado a cucire la testa al corpo. Nascondo anche il filo della coda. Con il filo rosso ho creato 18 catenelle che andranno a fare il collare di 0. Semplicemente le chiudo a cerchio con una maglia bassissima. In questo modo faccio la catenella di sicurezza e sfilo. Per sicurezza vado a fare un nodino tra la prima e l'ultima catenella e posso tagliare il filo.
E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo tutorial vi piaccia e che lo rifacciate. Potete condividere le vostre foto con me sul mio profilo Instagram e sulla mia pagina Facebook Federica Crochet. Io vi ringrazio per avermi seguita in questo tutorial e ci vediamo giovedì prossimo, come sempre alle 12, con un nuovo video. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!